amici e amiche del segno dello Scorpione, io sono Angela e questo è Exoda Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 febbraio al 3 marzo, dove troveremo la luna piena in Vergine. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica. Prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi o abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci in questo periodo. Partiamo proprio dal 18 febbraio, quindi subito dopo la luna nuova del 17 in Acquario e tutto un periodo fino al 3 marzo della luna piena in Vergine che è un momento per impegnarsi maggiormente su un qualcosa, di mettere ordine, di eliminare il superfluo, di concentrarsi sulle cose importanti, di cogliere delle opportunità soprattutto riguardo lavoro, carriera e situazioni pratiche ed economiche. Si possono ottenere degli ottimi risultati, però grazie all'efficienza, alla prudenza, alla pazienza e l'avere un approccio molto razionale, molto pragmatico. Di contro, dobbiamo fare attenzione ad alcune emozioni molto forti, l'irritabilità, la sfiducia o il desiderio ossessivo di perfezione, di ottenere per forza qualcosa. Le persone in questo periodo diventano più critiche, sospettose, pignole, esigenti e quindi questo può portare a incomprensioni, tensioni e discussioni. E adesso abbiamo visto i pro e i contro, procediamo proprio con le vostre energie dello Scorpione a partire intorno al 18 febbraio, quindi il punto di partenza è fondamentale per cercare poi di gestire man mano le energie, le situazioni che ci troviamo effettivamente davanti a noi, anche interiormente per alcuni aspetti. Ad esempio questa carta parla tanto del lavorare sulla propria indipendenza, sull'amore verso se stessi, lavorare anche sulla propria autostima, avere più fiducia nelle proprie capacità, di ricordarci che noi abbiamo già tutto ciò che ci serve e che quindi dobbiamo essere noi il sostegno di noi stessi, di fare da soli effettivamente. Quando è il caso di difendersi, quando è il caso di attirare, diciamo, cose belle, opportunità, cose positive e di allontanare quelle che non ci vanno a genio. Quindi è un punto fermo di stabilire intenzioni importanti che riguardano principalmente i nostri spazi, la nostra indipendenza e la fiducia in se stessi. Dopo questo passaggio abbiamo prendere la luna. Effettivamente abbiamo già capito che in qualche modo abbiamo possibilità di attirare e attrarre fortuna e cose belle. Questa ha anche a che fare tantissimo con le relazioni in senso generico, sentimentali o anche se abbiamo bisogno di collaborazione, quindi su situazioni legate al lavoro, eccetera. E quindi diciamo dipende da in che punto della vostra vita. Quindi per le questioni sentimentali può portare appuntamenti, flirt, una nuova storia romantica oppure un aumento della passione, dell'intimità o di qualcosa di bello proprio per le coppie, oppure anche nuovi incontri in amicizia o le amicizie già che si hanno si possono intensificare, esserci dei bei momenti di divertimento, quindi tra nuove conoscenze e anche le esperienze, fare nuove esperienze, quindi di lasciarsi andare a queste possibilità e che possono arricchirci dal punto di vista interiore, però anche esserci delle collaborazioni, degli aiuti interessanti, come ho detto anche per le questioni pratiche. Poi
Troviamo la malinconia lunare, vari aspetti, varie situazioni che possono essere altalenanti, assolutamente sì, però alcune cose possono riflettersi in un ambito piuttosto che in un altro. Questo in base ai vari suggerimenti riuscirete ad adattarlo a quello che vivete voi. La magia lunare ci fa capire che potrebbe esserci qualche momento di ansia, qualche momento dove vi sentite giù di morale, scoraggiate, o esserci un senso di vuoto, forse un momento, no, magari un calo di energia che deve essere gestito, un qualcosa comunque di passeggero, al di là di tutto, che può essere molto, molto, molto passeggero, molto veloce se ci attiviamo subito per uscire da queste situazioni o dalla tristezza, capire come farlo, ovviamente, e magari anche fare qualcosa che ci dà gioia, distrarci proprio per permetterci di recuperare le energie o anche recuperare la lucidità. Vediamo adesso gli altri suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Allora, gli altri suggerimenti possono essere anche altri indizi, altre cose, oppure spesso vanno a confermare, a intensificare quello che è già uscito nella prima parte. Qui abbiamo il sonaglio, ha a che fare con la protezione, ma soprattutto è un richiamo alla comunicazione. Quindi forse se dobbiamo dire qualcosa o ci aspettiamo una comunicazione, magari finalmente può arrivare. Se stiamo aspettando da un tot di tempo, forse dobbiamo essere noi un po' il sonaglio a fare un richiamo e quindi a chiedere, a non aver timore di aprirsi, di parlare e di chiedere effettivamente delle delucidazioni, delle risposte. Parla anche del risveglio del nostro potere latente, ecco il richiamo a un qualcosa che ha bisogno di essere svegliato, anche di muovere la nostra stessa energia, di richiamare le forze sottili, comunque in qualsiasi circostanza di agire, cose che ci possono permettere di agire poi con lucidità e chiarezza. Ecco, va a intensificare secondo me quello che è già uscito precedentemente. La via della bellezza, anche questa, a quel richiamo alla vedere la bellezza, il valore, ad attivare un percorso di guarigione, di rinascita, di evoluzione e cambiamento, soprattutto a livello interiore, di utilizzare la parola, di utilizzarla al meglio, perché ricordiamoci che la parola è uno strumento potente e poi non solo di agire, di fare delle scelte, degli atti responsabili, di valutare perdono come liberazione da ferite emotive e quindi muoversi in un cammino che sia di crescita anche a livello indipendente. Chi si sta con qualcuno o non si sta con nessuno, il valore di indipendenza deve essere più o meno uguale, nel senso proprio di consolidare un rapporto con, prima di tutto con noi stessi di fiducia e anche per cercare di amarsi prima che di essere amati. L'ultimo messaggio arriva dalla carta Arcobaleno e questa, sì è vero, parla di fiducia, di speranza, assolutamente sì, parla anche di un messaggio divino o di una prova, di una sfida che è imminente e quindi magari avvertirete a livello intuitivo oppure ci sarà un avvenimento, un segnale intorno a voi che vi farà capire che c'è un'opportunità o che c'è una sfida, un qualcosa che magari invece deve essere lasciato andare, tipo le illusioni o quelle cose troppo complicate non ci servono. Qui ci serve chiarezza, sincerità, ci serve onestà e soprattutto di allinearci con intenzione e con azione per far sì che insomma dobbiamo agire nel qui e ora con quello che si ha a disposizione e non di pensare, diciamo, a farsi dei castelli in aria. Quindi abbiamo visto tante bellissime energie e tanti bei suggerimenti da seguire in questo periodo. Io vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!